Buona Epifania e bentornato su un Brewing Diary, io sono Lucio e oggi ho un aggiornamento sulla pentola All-in-One che sto usando da più o meno un annetto. La pentola in questione è la One Concept Hoff & Got e puoi trovare quella specie di recensione che ho fatto nel link in descrizione. Dopo la sigla parliamo dell'aggiornamento che mi è stato richiesto principalmente nei commenti. Inizierei parlando dei problemi che ho riscontrato con questa pentola. Il primo è il filtro bazooka. Infatti, a causa della pompa si crea un flusso di mosto sporco e appiccicoso che viene attirato dalla pompa e deve passare per il filtro bazooka, che trattiene tutte le impurità tappandosi. In questo modo la pompa gira a vuoto e rischia anche di bruciarsi perché non passa mosto. Questo problema l'ho risolto utilizzando un sacco da BIAB da mettere all'interno del pipe. Il sacco ha la stessa misura del cestello e quindi non si creano spazi vuoti, aderisce perfettamente alle pareti e diciamo che è come se non ci fosse. Anche se ultimamente, forse a causa anche della molta lolla di riso che stavo utilizzando, ho avuto sparging bloccati e lievi problemi in filtrazione. Comunque per ora la soluzione del sacco è quella con cui mi trovo meglio. Aderisce perfettamente alle pareti, si incastra sul bordo superiore del cestello, l'unico problema è che la maniglia che va inserita all'interno per poi tirare sul cestello quando si deve fare sparging buca il sacco. Comunque questo sacco ha una buona resistenza, ma sicuramente non è eterno. Per ora sta durando. Inutile dire poi che l'asta che sorreggerà il piatto filtrante superiore non si può inserire se dentro c'è il sacco, quindi ho deciso di rimuoverla totalmente e di aggiungere il piatto filtrante superiore solo nella fase di sparge. Un'altra soluzione al sacco filtrante potrebbe essere di aggiungere sul fondo del cestello un piatto forato con una maglia più fine rispetto a quella che si ha proprio del cestello, ma per questo ci vorrebbe un fabbro e non me la sono ancora sentita di creare un piatto del genere. Un altro problema che ho trovato, soprattutto negli ultimi 3 o 4 utilizzi, è quello della pompa bloccata. Infatti la pompa, se non è pulita perfettamente, lascia al suo interno degli zuccheri che cristallizzando bloccano il meccanismo che fa girare la pompa. Per fortuna questo problema l'ho risolto in questo modo: quando vado in riscaldamento dell'acqua prima del machine, attacco la pompa e la lascio spenta con il rubinetto aperto. In questo modo l'acqua, scaldandosi, entra in circolo anche dentro la pompa e riesce a sciogliere quegli zuccheri che ci sono all'interno. Non sarà un modo proprio ortodosso, ma per ora, in caso di emergenza, riesco a recuperare la pompa in questo modo. Basterà poi riaccendere la pompa e farla ricircolare un po' e andrà che è una meraviglia. E passiamo ora a vedere come utilizzo questa pentola. Non c'è molto da dire in realtà. Posso dire che in mesh utilizzo una potenza di 1500 watt che alzo poi a 1700 watt quando sono in mesh out e porto fino a 2100 in boil. Degno di nota potrebbe essere che non utilizzo il piatto filtrante superiore durante tutto il mesh, ma lascio la pompa che ricircola il mosto, quindi lo rimonta da sotto a sopra in modo abbastanza libero, creando anche qualche canalizzazione. Quindi sposto il getto della pompa ogni circa 10 minuti e do una mischiata almeno per la prima mezz'ora ogni tanto. Per la programmazione della pentola invece, per il brew day, faccio in questo modo: inizio premendo il tasto Step Set, poi Temp e imposto la temperatura che voglio. Premo Timer per impostare il tempo che voglio e poi Power per la potenza. Tutti i valori li imposto tramite i tasti più e meno. Questi 3 valori devono essere impostati per ogni step. Quando i valori di ogni step sono impostati, possiamo cliccare 2 volte il tasto Step Set e passare allo step successivo. Impostato l'ultimo step, possiamo tenere premuto il tasto Step Set e la pentola comincerà a lavorare.
Quindi supponiamo di fare un mesh multistep. Imposterò sullo step 1 la fase di beta amilasi, sul 2 la fase di alfa amilasi e sul 3 il riscaldamento per il mesh out. Nello step 4 imposterò una temperatura abbastanza generica di 100 gradi. In questo modo per circa 10-20 minuti avrò il tempo di fare sparge mentre il mosto, che è già percolato dal cestello, va in riscaldamento e riesco in questo modo a ottimizzare un po' i tempi. Finito lo sparge e quindi rimosso il cestello, imposterò la temperatura in un unico step a circa 103 gradi. Non metto 100 gradi perché a quella temperatura ho notato che il mosto non bolle o comunque non lo fa in modo vigoroso. Quindi per far comunque partire il timer, perché il mosto non arriverà mai a 103 gradi, si aspetta che la temperatura diventi vigorosa e poi agendo sul tasto temperatura si abbassa la temperatura al valore a cui si è in quel momento. In questo modo il timer partirà e poi si può rialzare subito fino a circa 103 gradi. E arriviamo alla fine del brew day. Ora tocca pulire. Faccio due tipi di pulizia, una ordinaria e una straordinaria. Per quella ordinaria, fatta dopo ogni cotta, uso semplicemente acqua e sapone. Gratto con la parte ruvida della spugna tutte le incrostazioni, ad esempio il livello che ha raggiunto il mosto sulla pentola e sul cestello, i piedini oppure i gancetti che si usano per alzare il cestello, che raccolgono un sacco di farine al loro interno. Fatto questo, passo ovviamente tutta la pentola con acqua e sapone e poi risciacquo utilizzando l'acqua che ho preventivamente messo in bottiglia e che arriva dal riscaldamento, quindi è anche calda. Per l'ultimo risciacquo, non avendo altri strumenti, uso il soffione della doccia. Per scolare la pentola dopo il risciacquo la inclino in orizzontale o se serve anche sottosopra. Starei comunque attento a non far andare acqua nella parte inferiore della pentola, quella che contiene le componenti elettriche. Una nota d'attenzione è sul rubinetto. Questo è completamente smontabile, ovviamente stando attenti a non perdere tutte le guarnizioni che ci sono in ogni componente, e al suo interno si accumula un sacco di sporcizia. Questa viene ovviamente dalla fase di ricircolo e ci potrebbe essere qualche farina e quindi la pulizia deve essere veramente accurata, eventualmente anche con uno scovolino per raggiungere i punti più irraggiungibili. Per la pulizia straordinaria la faccio periodicamente, soprattutto quando so che non userò la pentola per lunghi periodi. Per questo tipo di pulizia, che viene comunque dopo quella ordinaria, che devo comunque fare sempre, sciolgo 10 grammi litro di Enzybras in 10 litri di acqua presa dal raffreddamento e faccio lavorare a circa 55 gradi per una mezz'ora con la pompa in funzione, facendo scendere il liquido sulle pareti della pentola e del cestello. Una volta scaricato tutto il liquido, passo al lavaggio acido per disattivare gli enzimi della fase precedente. Uso 4 grammi litro di acido citrico in altri 10 litri di acqua fredda per una decina di minuti. Questo liquido dovrà entrare a contatto con tutta l'attrezzatura che ha subito il lavaggio enzimatico, come ad esempio la pompa. Risciacquo finale e asciugo. E direi che posso riporre la pentola come nuova. L'ultimo punto che vorrei trattare è quello dei possibili miglioramenti a questo impianto, che ultimamente mi soddisfa molto come rapporto qualità-prezzo, anche se ovviamente non è perfetto. Dimmi nei commenti se anche tu hai questo impianto e cosa cambieresti, cosa non ti piace. Comunque partirei da una coibentazione delle pareti, in modo da risparmiare un po' di energia, che in questi tempi non dispiace, e efficientare quindi il metodo di riscaldamento. Per fare questo basterebbe, come racconta Daniele in brewbeer.com, di usare un bel tappetino di quelli da palestra, in neoprene o comunque in materiali non infiammabili possibilmente. Basta quindi attaccarlo intorno alle pareti, magari utilizzando degli elastici da pacco per poterlo rimuovere e fare una pulizia più comoda, e si dovrebbe quindi guadagnare in energia e in efficienza.
L'altro miglioramento è quello di una pompa più potente, che riesca magari anche a trasportare le farine senza intoppi. In questo modo non servirebbero filtri o cose del genere, perché comunque le farine che finirebbero sul fondo riuscirebbero a finire sopra a tutto il mosto, e quindi c'è un rimontaggio vero e proprio come andrebbe effettivamente fatto. Questa pentola va abbastanza bene, essendo da 30 litri, per fare i canonici 23 litri di birra durante il brew day. Io la uso per i 10 litri, ci sto abbastanza largo, ma comunque mi trovo bene. E questo è tutto per oggi, lascia like se è arrivata la Befana, iscriviti al canale per sostenerlo e alla prossima!